Oggi ci troviamo in un luogo davvero speciale. Siamo in Alto Adige, nella meravigliosa Val Fiscalina, a pochi chilometri da Sesto. Abbiamo parcheggiato qui, nei pressi dell'Hotel Dolomitenhof, e oggi vi porteremo in uno dei percorsi più spettacolari e ricchi di storia delle Dolomiti, la ferrata Strada degli Alpini. Preparatevi per un giro ad anello che vi lascerà senza fiato, ma non solo per la fatica, soprattutto per lo scenario dolomitico. Ma prima lasciatemi raccontare la storia incredibile di questo percorso. La famosa Strada degli Alpini segue un vecchio tracciato della Prima Guerra Mondiale, la Cengia della Salvezza. Questo passaggio, in gran parte artificiale, fu costruito dai nostri alpini come collegamento tra la Forcella Giralba e il Passo della Sentinella. L'obiettivo? Tentare di penetrare nel territorio austriaco, cercando un'alternativa al Comelico. Ci aspetta una lunga camminata e un dislivello importante, quindi meglio mettersi subito in marcia. Direzione Rifugio Fondovalle, segnavia 102, andiamo! Dopo circa 30 minuti di camminata, risalendo la Val Fiscalina, siamo arrivati al Rifugio Fondovalle. Come vedete, siamo letteralmente immersi nel Parco Naturale Tre Cime, un ambiente di una bellezza straordinaria. Ora inizia la salita. Dobbiamo raggiungere il Rifugio Comici e ci aspettano circa 700 metri di dislivello. Attenzione ragazzi, qui c'è un bivio importante, manteniamo la sinistra e proseguiamo sul segnavia 103, Rifugio Comici. Siamo saliti un po' di quota e si scorge una meravigliosa vista sulla Val Fiscalina. In fondo si intravede anche il nostro punto di partenza. Finalmente siamo arrivati al Rifugio Comici dopo circa 2 ore e 30 di cammino dal parcheggio. Che soddisfazione! Ce l'abbiamo fatta! Adesso facciamo una pausa meritata con frutta secca e banane, il carburante perfetto. Ora continuiamo seguendo sempre il segnavia 103. La storia ci chiama.
A causa di una frana abbiamo dovuto prendere una deviazione che ci ha portato dall'altra parte della valle. Alle mie spalle potete vedere il rifugio Comici. Siamo in prossimità della Forcella Giralba. A questo bivio giriamo a sinistra prendendo il sentiero 101 verso Monte Popera. Stiamo entrando nella zona in cui gli alpini della Grande Guerra hanno compiuto gesta eroiche. Qua seguiamo la deviazione. Ora ci mettiamo in imbragatura. Il momento che tanto aspettavamo è arrivato. Dopo 3 ore di cammino siamo all'attacco della ferrata. La strada degli Alpini dovrebbe essere moderatamente difficile con un grado di difficoltà massimo B, ma questo ve lo confermeremo alla fine del percorso. Eccoci sulla Cengia della Salvezza. Questa cengia è stata scavata proprio nel periodo della Grande Guerra. Pensate, 100 anni fa i nostri alpini percorrevano lo stesso percorso, ma in condizioni ben diverse dalle nostre. Loro lo percorrevano di notte col maltempo e spesso sotto il fuoco nemico per collegare le posizioni strategiche, quindi direi condizioni un po' più brutte delle nostre.
Abbiamo terminato il primo tratto attrezzato, ora saliamo alla Forcella 11. Da qui il panorama è spettacolare, alle mie spalle si vede il rifugio Comici dal quale siamo passati prima e sullo sfondo ci sono le 3 cime di Lavaredo e il Monte Paterno. Siamo arrivati a Forcella 11. Anche qui la vista è a 360 gradi, magnifica. In lontananza si riesce a vedere anche il rifugio Locatelli. Per chi volesse un rientro meno impegnativo può scendere nel vallone della Sentinella prendendo il sentiero alla mia destra. Noi andiamo al passo della Sentinella, andando a sinistra. Siamo arrivati nei pressi del Passo Sentinelle. Ora seguiamo l'indicazione discesa Val Fiscalina. Abbiamo terminato la via ferrata e siamo arrivati al vallone della Sentinella. Adesso non ci resta che fare il ritorno alla macchina seguendo il segnavia 124. Dopo questa discesa massacrante, rinfreschiamo un po' i piedi?
siamo ritornati alla macchina, ore 21:09, ma ragazzi, che giornata incredibile! La ferrata della strada degli Alpini si conferma uno dei migliori percorsi delle Dolomiti. La ferrata non presenta particolari difficoltà tecniche, ma non va sottovalutata perché è esposta. L'itinerario lo consigliamo ad escursionisti esperti perché presenta un dislivello importante ed è lungo. Mi raccomando, mettete il kit da ferrata nello zaino, la sicurezza prima di tutto. Come sempre, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!